tutte le cose che devi assolutamente fare nel mese di agosto nel tuo orto. Le semine: incomincia a seminare subito tutti gli ortaggi autunnali ed invernali come finocchi, porri, cavolo nero, cavolo cappuccio e radicchi. Sei però ancora in tempo, soprattutto per centro e sud Italia, a fare una semina di zucchine e fagiolini, in modo da averli fino alla fine di ottobre, se fa ancora caldo. Naturalmente bietole, insalate, ravanelli a tutto gas, anzi a tutto humus. Ok, non faceva tanto ridere. Poi i trapianti devi fare, puoi trapiantare zucchine, insalate, bietole e radicchi, senza dimenticarci però del basilico, che ha ancora qualche mese per crescere e produrre le sue bellissime foglioline, da cui andremo poi a farci un buonissimo pesto. Importantissimi sono i lavori da fare nell'orto, le nostre azioni quotidiane. Dobbiamo aggiungere pacciamatura di paglia o fieno, visto che ora stanno raccogliendo sia grano che orzo e che il fieno ormai con questo caldo è già tutto secco, quindi pronto per essere raccolto, in modo da raggiungere all'incirca 20, se è possibile anche 30 cm di pacciamatura, in modo da risparmiare acqua, migliorare la condizione del suolo, cioè aumentando la possibilità di creazione di humus tramite i microrganismi effettivi, e creare poi un ambiente adatto per la crescita delle radici delle nostre piante, soprattutto quelle appena trapiantate. Però ora ci sono tante seme, tanti trapianti e tante azioni da fare nell'orto, ma ci sono anche tante malattie. La peronospora è una di queste e è molto pericolosa. Si può contrastare e prevenire soprattutto con il decotto di quiseto. L'equiseto, per chi non lo sapesse, è una pianta che vive di solito all'incirca vicino sulle sponde dei fiumi e vi consiglio di andarvela a cercare su internet in modo da riconoscerla al meglio e di raccoglierla. Ne dovrete raccogliere all'incirca 500 grammi per un litro di acqua. Quest'acqua la farete bollire con all'interno il nostro equiseto per circa 5-10 minuti e poi l'andrete a filtrare in una tanica dove andrete a aggiungere per un litro di decotto di quiseto 10 litri di acqua, il rapporto 1 a 10. Poi potete aggiungere a questo preparato una piccola quantità di zeolite in polvere, la trovate in mercato, anche le indicazioni, io specificamente non lo so, dipende anche dalla concentrazione della roccia nel sacchetto che comprate, e poi potete spruzzare tutto con un nebulizzatore sulle piante colpite. Contro il marciume apicale che mi sta distruggendo a me molti pomodori, potete fare ed eseguire delle concimazioni di minerali, di calcio, di potassio ed eccetera, per contrastare questa mancanza di resistenza della buccia del frutto. E naturalmente potete fare direttamente con equiseto e anche zeolite. Ci sono delle potature da fare che non tutti sanno. Naturalmente quelle banali si possono sempre fare sui pomodori, peperoni e melanzane, togliendo femminelle e butti laterali. Però se volete potete potare quelle varietà di pesco o albicocco che soffrono molto delle malattie fogliari e delle malattie che vengono alla corteccia. Non ce n'è una in particolare, ma sono tutte quelle malattie che vanno a colpire le cortecce e i rami dove appunto vengono tagliati all'incirca nel mese di marzo. Andandoli a potare a verde ci sarà molto più circolo di linfa e quindi questi batteri non potranno entrare all'interno del nostro legno. Mi raccomando, in questo mese si coltiva un sacco di roba e quindi bisogna conservare e raccogliere, perché sennò cosa si fa all'orto a fare? Cioè, vabbè, come si dice, si raccoglie un po' tutto e aglio e cipolle si fanno le trecce, con i pomodori le passate e le conserve, e si può congelare l'eccesso di basilico, menta e di zucchine o anche pomodori, per poi averle un pochine per l'inverno, anche se leggermente meno piene di nutrienti perché sono state congelate, ma ancora, devo dire, molto buone. Le ho provate. Scrivete un commento su cosa fate o vorreste fare voi nell'orto in questo momento e lascia un bel like se fa caldo anche a te. E se non ami proprio quelle zanzare proprio ti danno noia ogni santo minuto in cui stai nell'orto. Con tutti i frutti, mi raccomando, e anche con alcune cucurbitacee come il melone e il cocomero, potrete fare dei ghiaccioli o dei semifreddi e dei gelati, aggiungendoci anche yogurt o latte, per rinfrescarvi e ricaricarvi per poter continuare a coltivare l'orto e a tramandare quest'arte, devo dire, molto bella nel crescere e far fruttificare le piante. Usate meno acqua possibile e pacciamate, trattate bene, con amore, le piante e tutto quello che gli sta intorno, cioè insetti, animali, mammiferi. Ah sì, anche gli uomini, dai, facciamo anche gli uomini. Ci dobbiamo anche trattare bene noi, a meno che noi non facciamo troppe cavolate usando tanto fosfato di rame e usando a go-go concimi chimici, quello lì non è ammesso. Non si usano i concimi chimici. Grazie di aver visto il video. Aspetta, qual è quelle cose che... Ah, è vero, sì,
commenta e iscriviti se ti piace l'orto e... metti un bel pollice in su a questo video. Ciao!